Ciao a tutti, questo video è rivolto a tutti quelli che hanno comprato una stampante 3D a resina e dopo un certo numero di stampe si sono trovati con la vasca della resina in queste condizioni, ovvero con il FEP, la pellicola trasparente che si trova sul fondo, deformata, usurata oppure opacizzata. Nel video di oggi vedremo come procedere in modo semplice e rapido alla sostituzione del FEP con un FEP di ricambio nuovo, originale, della Elegoo Saturn, che è la mia stampante, ma il discorso vale anche per le stampanti a resina di altre marche, di altri produttori. Allora, la prima operazione da fare, una volta posizionata la vasca sottosopra, è quella di svitare con un avvitatore, preferibilmente, le 4 viti poste agli angoli con una chiave a brugola metrica da 3 mm. Passiamo adesso alla rimozione delle altre 12 viti, sempre con testa a brugola, metriche, ma questa volta da 2,5 mm. Procediamo quindi con il cambio della punta e andiamo a svitare. Probabilmente ad alcuni questa operazione potrà sembrare lunga e noiosa o magari complicata, ma vi garantisco che non è per niente difficile e non ci vuole neanche tantissimo tempo usando gli strumenti giusti. Inoltre è anche molto più conveniente della sostituzione dell'intera vasca, che costa intorno ai 50 euro, mentre per quanto riguarda il FEP, ovvero la pellicola trasparente, il costo di 5 fogli si aggira intorno ai 35 euro, quindi ci garantisce un bel po' di autonomia a dei costi molto contenuti. Come potete vedere, rimuovendo le ultime 12 viti, la tensione sul FEP si è allentata molto e a questo punto non abbiamo ancora finito, anche perché dobbiamo rimuovere altre viti che vi farò vedere fra poco. Comunque non preoccupatevi, perché vedremo tutti i passaggi necessari per portare a termine questo lavoro e alla fine vedrete che non impiegheremo neanche così tanto tempo. Adesso quindi sto finendo di rimuovere tutte le viti dalle loro sedi e a questo punto, che ho tolto anche le ultime due, si può sganciare il telaio che trattiene il FEP dal bordo della vasca. Prepariamo quindi un piano di lavoro per eseguire questa operazione, anche per non sporcare il tavolo, e vediamo che abbiamo ancora molto lavoro da fare. Guardate come si è deformato il FEP. Andiamo adesso a sostituire la punta sull'avvitatore e montiamo una metrica da 2 mm, sempre esagonale. Adesso ci dobbiamo mettere a svitare altre 24 viti. Ho accelerato un po' il video per fare passare un po' più rapidamente il tempo, e il montaggio ci aiuta a rendere meno noiosa questa fase. A questo punto ci troviamo con il telaio formato da 2 cornici e il foglio di FEP messo in mezzo a mo' di sandwich, quindi possiamo separarle e rimuovere il FEP vecchio. A questo punto probabilmente troverete dei residui di resina in tutte le fessure, in tutte le cavità, sia del telaio che della vasca. Quindi a seconda del tipo di resina che avete usato, voglio dire, se avete usato della resina lavabile con alcol isopropilico, lo pulirete con lo stesso prodotto, oppure
come nel mio caso che ho utilizzato della resina water washable, e lo potrete pulire con un pannetto inumidito con acqua o anche della carta, evitando poi di lasciare sfilacciamenti e residui di carta nei punti del telaio che poi andrete a richiudere. Il problema più grosso con le stampanti di questo tipo è proprio quello dell'opacizzazione del FEP, che dopo aver stampato e consumato 4-5 litri di prodotto, il FEP inizia a degradarsi o comunque inizia a diventare un po' più sporco, opaco, e allora a quel punto o per deformazione o per opacizzazione conviene andare a sostituirlo. Mi raccomando, per fare questo lavoro usate sempre i guanti protettivi, la mascherina e fate il lavoro in un ambiente areato, perché comunque a seconda del tipo di resina gli odori possono diventare anche abbastanza fastidiosi. Infatti le resine standard, quelle che si utilizzano più di frequente e che richiedono dell'alcol isopropilico per il risciacquo dei pezzi stampati, sono abbastanza maleodoranti, puzzano da fare schifo, e quindi non ve le consiglio, ma vi consiglio invece le resine water washable, che comunque eh, permettono di sciacquare il pezzo stampato in acqua e quindi sprigionano meno odori, sono molto meno impestanti, oltre che più resistenti a livello meccanico. Ma passiamo adesso al nuovo FEP che io ho acquistato. Si tratta di un FEP originale della Elego Saturn, una confezione che contiene 5 fogli di misura leggermente più grande rispetto a quella della vasca, e quindi andiamo a vedere come procedere. Il metodo che ho visto applicare un po' da tutti per la sostituzione del FEP è quello del tappo, ovvero un tappo di plastica posizionato al centro dell'area dove andremo a posizionare il FEP fra poco. Ma andiamo adesso a prendere uno dei fogli contenuti nella confezione, ovvero nel tubo che la Elegu mi ha fornito. Allora, fate attenzione che questi fogli sono protetti da una pellicola sia davanti che dietro, non dimenticatevi di rimuoverla. A me è capitato di rimuoverne soltanto una, non avevo notato che ce n'era un'altra dietro, e dopo aver montato il FEP nel telaio e poi nella vasca, dopo alcune stampe, la pellicola protettiva, che era quella che stava a contatto con la resina e che non è per niente rigida ma è elastica, ha iniziato a sollevarsi, e quindi le stampe, al posto di rimanere attaccate al piano metallico di stampa, rimanevano attaccate al FEP, che continuava a sollevarsi dalla sua posizione tesa, e quindi venivano delle stampe tutte schiacciate. Quindi andiamo a spellicolare anche la seconda faccia del FEP e posizioniamo il foglio al di sopra del tappo, mettendo sotto però una delle due metà del telaio, quella con i fori filettati. A questo punto prestiamo molta attenzione, cerchiamo di posizionare il FEP centrato rispetto al telaio, facendo in modo che la parte che sborda sia più o meno uguale su tutti i lati, e andiamo a posizionare sopra l'altro telaio.
Adesso invece con mano ferma e presa salda dovrete praticare con un punteruolo. Io ho usato un cacciavite a croce molto piccolo, dei fori in corrispondenza di tutti i passaggi delle viti, inclusi quelli che vanno poi a passare dalla vasca esterna, dalla parte esterna della vasca nel telaio. Mi raccomando, mentre fate tutti i fori, mantenete i due telai allineati e fate in modo che non si muova nulla. E andate a fissare le 4 viti agli angoli stringendole e facendo in modo che non si muova mentre eseguite queste operazioni. Andate quindi a posizionare anche tutte le altre viti e iniziate ad avvitarle puntandole, poi le stringerete, poi le stringeremo con l'avvitatore, ma questa prima fase serve per non far muovere la pellicola tra i due telai, quello superiore e quello inferiore. Adesso che sto avvitando le ultime viti, armati di avvitatore, andiamo a montare la punta esagonale a brugola da 2 mm sull'avvitatore. Mi raccomando, regolate la frizione al minimo in modo tale che non eserciti troppa forza una volta arrivati in fondo alla corsa della vite. A questo punto togliamo il tappo, giriamo sottosopra il telaio e posiamolo sopra il bordo della vasca. Smontiamo di nuovo la punta metrica da 2 mm e montiamo quella più grande, quella da 3, e andiamo a fissare le viti con testa esagonale ai 4 angoli e posizioniamo anche le viti da 2,5 in tutti gli altri fori, forzandole un po' dentro in modo da superare la resistenza del FEP che abbiamo bucato prima con il punteruolo. Adesso andando a stringerle noteremo che il FEP inizierà a tendersi e dovremo procedere un po' avvitando su tutti i lati, girando intorno tutte le viti e riprendendole poi, perché alcune viti vanno a far andare più in profondità il telaio e quindi vanno strette a più passaggi anche le viti che abbiamo avvitato inizialmente. Ecco, adesso per farvi vedere come deve essere il FEP, come deve essere teso, provate a farlo suonare un po' come un tamburo. Dovrà fare un suono molto, molto simile a questo. Fatta questa operazione dovrete procurarvi un taglierino, un cutter, e andare a rimuovere il FEP che sborda, facendo attenzione a non farvi scappare il taglierino di mano, perché ci vuole poco o a tagliarsi o a tagliare il FEP. Quindi rimosso tutto, anche per non creare degli spessori che potrebbero dar fastidio durante la stampa. Possiamo andare a pulire il FEP sia davanti che dietro. Io ho usato dell'aria compressa, si può usare anche un panno morbido strofinato delicatamente sul FEP. A questo punto riprendiamo un attimo la vasca. Io mi sono dimenticato di farlo prima. Andiamo ad allargare i fori di fissaggio della vasca alla stampante con un cacciavite a croce un po' più grande, come ho fatto io, o con un punteruolo.
Devo dire che la prima volta che ho montato il FEP e ho visto il risultato finale sono rimasto sbalordito, anche perché comunque l'attenzione è veramente notevole e il lavoro, seguendo queste semplici istruzioni, viene veramente bene. Quindi è un'operazione alla portata di tutti che consiglio di fare, piuttosto che andare a comprare una vasca nuova ogni volta che dovete cambiare soltanto il FEP. Si risparmiano veramente un sacco di soldi. Bene, a questo punto direi che abbiamo finito, e se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel pollice in su e iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina, commenti, critiche, un po' per mantenere attivo il dialogo con chi mi segue. Magari anche consigli e suggerimenti vanno sempre bene, anche perché questo mi spinge a continuare a fare video di questo tipo, di condivisione di esperienze. Quindi che dire di più? Ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon divertimento.